Allora, buongiorno, buonasera a seconda dell'area geografica da cui provenite. A Roma si dice buonasera, a casa mia si dice buongiorno. Comunque, salve. Allora, sono qui, come ha detto Daniele Petruccioli, che ringrazio per l'invito, così come ringrazio lo staff di Unit Speech, per parlarvi. eh, Ho scelto questo titolo un po', diciamo, un po' piacione, se vogliamo, per il mio intervento, più che altro come pretesto, perché in realtà la traduzione di cui voglio parlarvi, che è appunto Il colore viola, è una ritraduzione. E io voglio parlare della ritraduzione come interpretazione di un testo, ma interpretazione proprio in senso teatrale, cioè un attore o un traduttore in questo caso che dà a un testo, partendo dalle stesse parole, la sua interpretazione. La domanda che uno si può fare, che molti sicuramente si saranno fatti vedendo uscire un'altra traduzione di questo o quel romanzo o testo letterario, è perché fare una nuova traduzione quando ce n'è già una in italiano? Che bisogno c'è di una ritraduzione? I motivi sono molteplici. Anzitutto perché una traduzione fatta in una certa epoca ha un linguaggio che può non essere non facilmente fruibile, insomma, può non essere attuale per i lettori di oggi. La lingua cambia, lo sappiamo tutti quanti, cambia ancora più velocemente probabilmente negli ultimi 30 o 40 anni e i lettori di oggi preferiscono leggere, specialmente i lettori giovani, che sono, scusate, la speranza del futuro dell'editoria, perché se non leggete voi chi deve leggere? Vabbè, tutti gli altri, chiaramente. Preferiscono leggere in una lingua che gli sia un po' più vicina. Per cui la traduzione, non parlo di questa traduzione specifica, cioè della traduzione di questo testo specifico, però può capitare che uno dei motivi per cui si ritraduce, per esempio, Il Grande Gatsby, è che la lingua sia un po' invecchiata. Un altro motivo per cui si ritraduce è, come saprà sicuramente chi segue le classi del professor Petruccioli, fornire ai lettori una varietà di, appunto, di interpretazioni diverse dello stesso testo. E quando parlo di interpretazioni significa proprio delle scelte traduttorie che danno risalto a questo piuttosto che a quell'elemento e danno un sapore nuovo, se vogliamo, a un testo. Riprendo l'esempio di Francis Scott Fitzgerald. Quando le sue opere sono uscite fuori diritti nel 2011 c'è stata una corsa al ritradurre Fitzgerald. L'altro giorno ho aperto Amazon per curiosità e ho trovato 12 traduzioni diverse, tutte uscite, del Grande Gatsby, tutte uscite tra il 2011 e il 2019. Ora, è vero, Fernanda Pivano ha fatto una magnifica, anche se per molti opinabile, traduzione del Grande Gatsby, che molti lettori affezionati magari conoscono a memoria, però solo perché è già stato tradotto dalla Pivano dobbiamo privarci delle versioni, per esempio, di Bocchiola, di Pincio, di Franca Cavagnoli e via dicendo. Potrebbero insegnarci qualcosa di nuovo su questo libro che noi leggiamo in traduzione. Scusate. Quanto al colore viola, un breve profilo del libro. È uscito in originale nell'82, nel 1982. In italiano è uscito nell'84 con la traduzione di Marisa Caramella. Non è stata un'uscita occasionata dal film di Spielberg, perché il film di Spielberg è dell'anno dopo.
Quanti di voi qui presenti hanno letto il libro in questa o in un'altra traduzione? Mamma mia, che deserto. Quanti di voi hanno visto il film Il colore viola? Whoopi Goldberg? Vabbè, niente, allora mi tocca riassumere la trama, era semplicemente per risparmiare un po' di tempo. Ehm, dico un attimo un paio di cose su questa traduzione invece, che è stata ripubblicata appunto dalla Edizioni Sur. La traduzione è uscita ai primi di ottobre, qualche dato statistico. Il testo originale era lungo 295 pagine, ci ho messo a tradurlo 5 mesi, poi capirete perché, e la revisione, anzi le revisioni, perché ce ne sono state diverse, hanno preso 3 mesi. Il prodotto finale è di 346 pagine, ma ci sono molti spazi bianchi, devo aggiungere. E c'è anche una prefazione di 8 pagine dell'autrice, ma questo forse non vi interessa. Allora, il romanzo è ambientato nel sud degli Stati Uniti, nel sud rurale, e ha per protagoniste 2 sorelle, Celie e Nettie. Vi dico questo perché così potrete capire quello che vi dico dopo. Celie, la sorella maggiore, viene abusata dal patrigno, ha 2 bambini che poi le vengono portati via, viene data in sposa a un vedovo che in realtà vuole più che una moglie, vuole una schiava, mentre invece Nettie, la sorella minore, riesce a scappare da casa, a sottrarsi sia dal patrigno sia al cognato, che pure lui ha delle mire. Viene accolta da una coppia di missionari che le permettono di continuare a studiare e poi decide di seguirli in Africa, dove questi vanno a fondare una missione. Il romanzo è un romanzo epistolare, è composto interamente di lettere scritte da una delle 2 sorelle, o Celie o Nettie. La differenza è che non sono lettere che si scrivono l'un l'altra, o meglio, non completamente. All'inizio del romanzo Celie scrive a Dio, perché è l'unica persona a cui lei può confidare i propri guai. La sorella minore va protetta. Le lettere scritte da Nettie non raggiungono Celie se non molto tempo dopo che sono state scritte. Questa struttura, queste 2 trame, diciamo così, di romanzo epistolare seguono anche un'altra linea conduttrice del romanzo, cioè si tratta di un romanzo con 2 voci narranti che parlano in 2 stili completamente diversi. Celie, che è praticamente semi-analfabeta, scrive in dialetto dei neri, ma nemmeno il dialetto dei neri, ma il dialetto dei neri del sud degli Stati Uniti. La sorella Nettie invece, che ha studiato, ha uno stile più complesso, usa termini più ricercati, se vogliamo, mentre il vocabolario di Celie è molto limitato. Credo che capite da soli che tipi di problemi questo pone a una traduzione. Tra l'altro, io ho deciso di cominciare a tradurre questo libro ignorando la traduzione precedente, che in realtà avevo letto ma diversi anni prima. Perché? Perché volevo che il testo da rendere venisse istintivamente da me, senza farmi influenzare da come questa o quella frase era stata tradotta dalla traduttrice precedente, che è Marisa Caramella, non so se l'ho detto. Tra l'altro, poi facendo ricerche per termini lessicali, gergali, dialettali e quant'altro, e non ce ne sono pochi, ecco, anche perché ci ho messo tanto a tradurlo, perché ho passato buona parte a fare ricerche su Google, mi sono resa conto di una cosa,
che Il colore viola è un libro importante culturalmente, è un libro su cui sono state fatte tesi di laurea, stati fatti studi di genere, sono state fatte schede per gli alunni delle medie e del liceo, per dire. Quindi è un libro studiato a molti livelli. E questo mi poneva addosso una responsabilità, cioè tutti questi studi evidenziavano questo o quel punto del libro. E io nella mia traduzione, cioè non potevo far finta che tutti questi studi e queste interpretazioni non esistessero, ma dovevo in qualche modo inglobarli nella mia. Quindi ero responsabile sostanzialmente delle scelte interpretative che avrei fatto, ero responsabile davanti all'autrice, davanti al lettore comune e allo studioso, o almeno, magari no, però mi sentivo così. Una cosa che mi ha colpito è che nella dedica, che in questo libro è alla fine, l'autrice si rivolge ai propri personaggi e si firma Alice Walker, autrice e medium, diciamolo in italiano. Questo significava, se lei si sentiva la medium dei suoi personaggi, io dovevo essere la medium della medium e quindi in qualche modo incorporare, incarnare, immedesimarmi nei personaggi a cui avrei dato voce. Insomma, dovevo interpretarli. Ho deciso, specialmente per quanto riguarda la parte scritta in dialetto, di lasciare da parte l'italiano cosiddetto letterario e di ricreare un tipo di dialetto. Il problema con il dialetto italiano è che non esiste un dialetto italiano. Esistono vari tipi di dialetti, esistono varie enclave linguistiche di cui tutti quanti più o meno facciamo parte, a volte usando termini che siamo convintissimi che siano italiani, invece non lo sono, sono regionali, e io ogni volta casco dalle nuvole, per esempio, quando scopro cose del genere. Provate a essere a Roma e chiedere una ceneriera, per dire, non vi capisce nessuno, tranne Lucia che ride. Ceneriera è un termine campano per indicare il posacenere. Quindi bisognava trovare un italiano che fosse dialettale senza esserlo, perché scegliere un qualsiasi dialetto avrebbe significato tradire la lingua originale, anche perché poi molti dialetti vengono associati a degli stereotipi regionali. E quindi devo dire, per un momento ho avuto l'insana tentazione di tradurlo in molisano, perché sono per un quarto molisana e molti modi di dire, molte espressioni usate da Sili e dagli altri personaggi mi riecheggiavano nell'orecchio delle espressioni molisane, però ovviamente non lo potevo fare, anche se si tratta di una cultura contadina e tutto il resto, ma non era la cultura del sud degli Stati Uniti. E se per caso un molisano, un abruzzese avesse riconosciuto nel linguaggio di questi personaggi qualcosa di troppo simile, doveva essere simile ma non troppo simile, perché altrimenti l'atmosfera, diciamo così, del libro si sarebbe interrotta. Devo dire che per raggiungere questo scopo che mi ero prefissa, cioè di un italiano dialettale senza essere dialetto, mi è stata molto utile la fase della revisione, che ha coinvolto diversi redattori / traduttori di SUR di diversa provenienza geografica. Voglio fare tracciare un breve profilo delle due voci narranti. Allora, hanno la stessa provenienza: ambiente di piccoli medi imprenditori agricoli, scolarizzazione di base all'inizio del libro. Il linguaggio si differenzia
intanto il linguaggio di entrambi i personaggi si evolve nel corso del libro, perché dall'inizio del libro alla fine passano circa 40 anni. Le due sorelle hanno percorsi di vita diversi, i loro linguaggi si evolvono con ritmi diversi, a seconda degli ambienti e delle persone con cui entrano in contatto. Sili, quella tra virgolette ignorante, la poveraccia, diciamo così, ha uno stile all'inizio del libro paratattico, che però man mano appunto si evolve, facendosi leggermente più complesso. Netti invece usa da subito frasi ipotattiche più complesse, e mentre il linguaggio di Sili è basato è un linguaggio parlato, un linguaggio orale, quello di Netti è chiaramente un linguaggio concepito da scritto, cioè Sili riproduce la parola, il modo di la parlata, anzi, così come viene pronunciata, spesso anche foneticamente, perché alcune parole è stata un'impresa capire che cosa dicevano, perché erano trascritte foneticamente con l'accento del sud, quindi vi lascio immaginare. Mentre invece Netti pensa i suoi testi come testi scritti e li costruisce di conseguenza. Sili ha un vocabolario molto ristretto, molto basilare. Ho usato un sacco di volte il verbo fare invece di tutti i possibili sinonimi che si potevano usare. Sinonimi quasi me li sono scordati con Sili. La punteggiatura è disordinata, nel senso che mette un po' le virgole e i punti come le dice la testa. Molti termini che non conosce li reinterpreta in maniera sua personale. Per esempio la tubercolosi diventa i tubicolosi, che trattandosi di una malattia da donne ci potrebbe pure stare. Però invece nel linguaggio tecnico Sili è una contadina ed è una sarta, e per quanto riguarda il lavoro dei campi, i nomi degli strumenti, i nomi delle coltivazioni o anche degli insetti che distruggono le coltivazioni sono molto precisi. Le tecniche di cucito, il linguaggio da sarta, che adesso non ho davanti degli esempi, vabbè. Sono abbastanza precisi anche quelli. Nella traduzione, scusate, si è seccata la gola. Vabbè. Nella traduzione ho fatto alcune scelte stilistiche che mi sono data come parametri. Io ho tenuto parallelamente un quaderno di appunti, cosa che in genere non faccio mai per questa traduzione, proprio perché mi dovevo ricordare che cosa avevo deciso di fare davanti a una frase di un certo tipo o un termine di un certo tipo. Vabbè, ovviamente le costruzioni sintattiche sono colloquiali. Abbondanza di a me mi, per fare un esempio banale, anche come enfatizzazione, per enfatizzare, usare termini come pigliare invece di prendere, fare paura invece di spaventare, volere bene invece di amare. Nei dialoghi invece del classico dico io, dice lui, eccetera, eccetera, faccio io, fa lui e via dicendo. Un sacco invece di molti. Come ho detto, ho evitato i sinonimi, quindi via il viso, via il volto, rimane solo la faccia. I personaggi del colore viola hanno, almeno quando ne parla Sili, hanno una faccia.
Volevo spingermi più in là ed eliminare il congiuntivo sostituendolo con il presente o l'imperfetto, però il revisore ha detto che era esagerata questa cosa, non sono proprio convinta, ma comunque a loro sembrava forzato, per cui. Invece nel linguaggio di Netti, vabbè, là mi sono proprio sfogata con tutti i sinonimi che non avevo potuto mettere nelle pagine tradotte, nelle pagine in cui parla Sili. Sono talmente diversi, per darvi un'idea, questi due linguaggi sono talmente diversi che quando finivo di tradurre un capitolo, cioè una lettera, in cui parlava Sili, dovevo tipo fermarmi per un paio d'ore, fare qualcosa d'altro, non so, guardare un telefilm, mettere a fare, stendere i panni, prepararmi il pranzo, queste cose così, prima di poter ricominciare a tradurre una lettera di Netti e viceversa, perché dovevo proprio sintonizzare il mio cervello su quel determinato linguaggio lì. Un'altra cosa che ho scelto per differenziare i linguaggi delle due sorelle è stata una tecnica quasi subliminale, cioè gli stessi termini con una piccola variazione. Per esempio, Netti usa qui, Sili usa qua, Netti usa ormai, Sili usa oramai. Netti usa persino, Sili usa perfino e via dicendo. Poi si sono presentati alcuni problemi che però va bene, sono abbastanza comuni quando si traduce dall'inglese, che gli autori angloparlanti, anglofoni non hanno. Per esempio, quando è che si usa il tu, quando è che si usa il pronome di cortesia. Io avevo studiato un sistema che mi sembrava valido, ossia i personaggi per la maggior parte sono neri, tra loro quando non c'è un rapporto stretto o anche quando il rapporto c'è ma è sbilanciato in qualche modo, per esempio Sili col marito, si danno del voi, mentre invece i neri e i bianchi danno del lei. Il tu interviene quando c'è un rapporto tra due personaggi molto stretto, confidenziale, oppure ovviamente quando si vuole rimarcare una superiorità sociale. I bianchi danno del tu ai neri, però per dire il marito di Sili dà del tu a Sili, che sarebbe teoricamente ovvio tra marito e moglie, però visto il rapporto che c'è tra i due non è così ovvio. Quando entra in scena Shug, che sarebbe l'amante di Mister, il marito di Sili, e in seguito diventa anche l'amante di Sili, lei dà del tu a Sili con disprezzo, perché lei è la moglie dell'uomo che lei ama. Invece Sili, che è intimidita da questa donna bellissima che fa la cantante e via dicendo, gli dà del voi. E qua c'è stata una discussione con il revisore, perché si trattava di decidere in che punto Sili, che poi diventa amica di Shug, comincia a darle del tu anziché del voi. Chi ricorda il film ricorderà che a un certo punto c'è una scena in cui Shug canta una canzone dedicata a Sili. Quelli che non l'hanno visto ve lo sto dicendo mo'. Ho deciso che era quello il momento da cui Sili avrebbe cominciato a dare del tu a Shug, anche se prima l'aveva curata quando era malata, le aveva fatto il bagno, quindi l'aveva vista nuda, le aveva fatto praticamente più che da cameriera, da nutrice quasi, però ancora sentiva, e in effetti questo mi è stato confermato anche dal doppiaggio del film, perché nella scena in cui Sili fa il bagno a Shug
Shug le dà del lei e Silly le dà del voi. Quindi questo problema se lo sono già posto degli interpreti italiani. E d'altra parte, altra scena famosa del film, e scena chiave del libro ovviamente, a un certo punto Silly si ribella a suo marito. Gli dice vai a quel paese, io non voglio andarmene, voglio vivere la mia vita. E quello è il momento in cui comincia a dare del tuo al marito. Cioè i rapporti si ribaltano là dove prima uno era visto come superiore e l'altro come inferiore. Nel momento in cui si afferma la parità tra i due personaggi in causa in questo rapporto, allora entra in gioco il tu. Io non vedo il timer. Lo so. 10 minuti? Va bene. Magnifico. Allora, un'altra cosa un altro problema anche che mi sono posta, anche se me lo sono posto abbastanza marginalmente, è quello del linguaggio razzista. Ovviamente in questo, dato il contesto, i termini razziali e razzisti abbondano. In passato, nelle redazioni in cui ho lavorato con i revisori o anche con i traduttori con cui ho lavorato come revisora, si discuteva, no, ma è giusto usare nero, è giusto usare negro, perché è di questo che stiamo passando. C'è stato un periodo più o meno nei primi film tra gli anni 60 e 70, diciamo, in cui la parola negro era quasi rivendicata con orgoglio. Poi ovviamente si è ribaltato tutto, no, questa è una cavolata, come ci dobbiamo definire? Siamo di colore? No, aspetta, siamo neri, che siamo? Boh. Comunque, dato che questo romanzo è ambientato tra la prima e la seconda guerra mondiale, è ovvio che se uno diceva colored invece di black, voleva dire di colore, con tutto quello che sta dietro a quel termine. Asservimento, se vogliamo, ziotommismo, non so se esiste questa parola, se no me la sono inventata adesso, cioè ossequiosità nei confronti del modo di vedere dei bianchi. Così come se viene usato il termine nigga, e viene usato molto a proposito in questo testo, a parte quando lo usano i bianchi, che quello lo usano sempre, vabbè, ma quando lo usano i neri è perché c'è un preciso intento di ferire. A un certo punto Shug, parlando del caratteraccio di Mister ricordo il marito di Silly, dice he gets all niggerish, anzi he get all niggerish. Per tradurre questo, cioè questo niggerish ho trovato è un termine che corrisponde grosso modo al nostro cafone, però là c'era anche un insulto razziale, e per di più Shug lo dice davanti a Silly. Shug sa che Mister maltratta la moglie ed è Shug che la difende, quindi è anche un tra l'altro Silly in quel momento sta pensando di uccidere il marito col rasoio con cui lei le ha chiesto di fargli la barba, e Shug la ferma e usa questo termine qua, e quindi è ovvio che è un termine usato per smorzare la rabbia di Silly. E come si fa a sminuire un uomo con una parola sola, facendo pensare a Silly che lo vuole uccidere? Questo non vale la pena di ammazzarlo, usando il termine niggerish. E come lo traduco niggerish in italiano? Pensa che ti ripensa. Mi sono consultata anche col revisore, siamo venuti fuori, si incavola come un babbuino. Non è un uomo, è un animale, che lo ammazzi a fare. Ovviamente una gran parte del linguaggio di attenzione
al linguaggio in questo testo riguarda la violenza, ovviamente la violenza di genere, la violenza sessuale, ma non solo, la violenza razziale, chiaramente, ma a volte poi c'è la parte, le lettere di Netti che sono ambientate in Africa e che raccontano la violenza dei colonialisti bianchi sulle popolazioni e sulla terra africana, perché quello che descrive è effettivamente quello che adesso si chiama land grabbing e che succedeva già all'inizio del secolo e prima, ma questa volta viene descritto dal di dentro, perché questo è uno dei motivi per cui mi è piaciuto tanto questo libro. A volte però il linguaggio è molto sottile nel descrivere questo tipo di violenza, per esempio, brevemente. Sofia, uno dei personaggi del libro, donna orgogliosa, nel film interpretata da Oprah Winfrey, per chi se la ricorda, arriva in città con la macchina nuova. Passa il sindaco con la moglie, guardano questa famiglia di neri, Sofia, il compagno e i bambini, in macchina, in automobile, e la moglie del sindaco comincia a guardare i bambini e li guarda e li esamina, dice: ah, quanto sono carini, gli mette una mano sulla testa, che bei denti forti, poi li fingers them, li palpa, li tasta, sta rimettendo in scena il comportamento dei compratori a un'asta di neri, a un'asta di schiavi. Ci vuole un momento per arrivarci, però quando uno poi ci arriva, e se ci arrivi come traduttore, hai il dovere di dare ai lettori gli strumenti per accorgerti di questo fatto. Per cui avevo deciso di tradurre to finger con palpare. Il revisore ha trovato che aveva uno sfondo un po', sembrava un po' maniaco sessuale sostanzialmente. Aveva messo: no, ma metti tocchicciare. Ho detto: non hai capito cosa c'è dietro questo verbo. Per cui alla fine ci siamo messi d'accordo con tastare, che non è comunque non è un modo con cui in genere si tocca un essere umano, è un modo con cui si tocca un oggetto. Aggiungo che poi ho trovato anche qui e là l'occasionale termine inventato dall'autrice, tanto per non farci mancare niente. Per esempio, i tetti delle capanne del villaggio africano sono coperti di una pianta chiamata roof leaf, che non esiste, almeno non con questo nome, e che se voi ci mettete roof leaves su Google trovate soltanto il colore viola. La traduttrice precedente aveva messo tetti di paglia o tetti di foglie di palma o roba del genere. E ho messo foglie da tetto, è morta lì. Perché se lei l'ha messo in maniera così tranchant, chi sono io per fare altrimenti? Un altro termine inventato, un personaggio, una ragazza un po' piccolina, petulante, ragazzina giovane abbastanza, ma gran rompiscatole, ha una voce tinaunsi, che ho trovato su uno di quei famosi paper, è una combinazione tra teeny e bouncy. Come la rendo in italiano? Allora, quando eravamo piccole, io e le mie sorelle, mia madre diceva: non fatele strillazzare. Ale, ho detto. Il revisore, che Dio lo benedica, però ogni tanto, dice: no, però la desinenza in ara sembra troppo romanesco, napoletano. Hai ragione, ok, è diventato strillazzante, che possiamo interpretarlo come una via di mezzo tra strillante e starnazzante, volendo. In sostanza quello che ho fatto in questo testo è un patchwork linguistico. Uno dei temi, cioè un elemento che ritorna spesso in questo libro e in altri libri della Walker, sono le trapunte fatte a patchwork. È un simbolo, un tipo di lavoro fatto sia in America che in Africa, tra l'altro,
perché Netti parla dei lavori patchwork che fanno al villaggio. È un simbolo di orgoglio, è un simbolo di unità, perché spesso viene realizzato in gruppo, come tipo traduttori e revisori, per dire, e lettori anche, che sicuramente una volta che il libro è tradotto ci mettono del loro. Mettere insieme ritagli di provenienza diversa, un po' come ho fatto io con la lingua che ho ricostruito per questo libro. Però è anche un oggetto della memoria, perché viene fatto con frammenti della vita passata, e anche questo è quello che ho fatto io traducendo questo libro. Un'ultima osservazione, poi me ne vado o mi abbatti, fai tu. Rivedendo la mia traduzione per questo intervento, mi sono fatta parecchi rimproveri, mi sono detta porca miseria, qua avrei potuto fare di meglio, qua avrei potuto usare di più, dove avevo la testa. Questi sono pensieri che ai traduttori editoriali capitano fin troppo spesso. Ci trasciniamo dietro tutte queste sviste, queste occasioni mancate, quasi come se fossero cose di cui dobbiamo fare penitenza. Però tutto sommato sappiamo che la traduzione perfetta, la traduzione editoriale perfetta almeno, non esiste. E forse è per questo che continuiamo a tradurre. Grazie a tutti.